Hola Rockers, bentornati nel mio canale. Oggi andremo a vedere una cosa fondamentale, ovvero ma io a che velocità devo suonare un determinato groove? Prima di iniziare, come sempre, ti chiedo di supportare questo canale iscrivendoti, attivando la campanella, facendo tutte le cose classiche che si fanno su YouTube. Mi raccomando, è importantissimo. Ebbene sì, quando si studia un lick, quando si studia un groove, a un certo punto si prova a metterlo su diverse backing track, a diverse velocità, ma vi sarete accorti che a un certo punto ci sono delle velocità più adatte o delle velocità che non sono proprio adatte a quello che stiamo facendo. Quindi quando proviamo un groove, proviamo a metterlo su diverse velocità. Ovviamente questo sciolto dal discorso backing track, quindi la backing track ha la sua velocità e quella è, a meno che non andiamo a modificarla, oppure quando suoniamo con qualcuno. Perché questo discorso del tempo? Perché a volte vedo troppo spesso, sia nei miei allievi ma anche in generale, che quando si comincia a studiare un groove, subito a canna, velocissimo. Perché? Cerchiamo invece di andare a capire qual è il tempo giusto per andare a proporre una determinata frase. Ad esempio, stiamo facendo un train classico. Lo portiamo in velocità. Aumentiamo la velocità. Yeah, ci sta. Lo facciamo lento, lento, lento. E dai, potrebbe starci. Questo train, che è molto semplice, è un train articolato abbastanza in maniera binaria, sta bene sia su delle velocità lente sia su delle velocità molto veloci. Ma cosa potrebbe accadere se faccio magari un altro chugging o un altro train, magari con delle legature a delle velocità diverse? Alcuni chugging, alcuni train, come hai sentito, adesso ovviamente ho esagerato la cosa, però non hanno quel groove che va bene magari a velocità molto elevate. Quindi ve ne rendete conto quando imparate un groove, quando imparate un lick, provate proprio a sperimentare diversi BPM. Alcune cose sono adattissime magari a fare degli slow blues, quindi queste note molto lunghe, molto tirate potrebbero andare benissimo magari per uno slow blues, però magari in un jumping blues no, perché magari sono troppo lunghe e quindi di conseguenza non possiamo andare a giocare la carta dell'espressione, la carta di tutti gli effetti che si possono giocare. Quindi ogni groove, ogni lick ha il suo tempo. Un esempio classicissimo è il blues break. Quindi blues break, una delle tante versioni sul lento, 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 lento. Se manteniamo ovviamente il lick così com'è,
non funziona, ha bisogno di un tempo medio veloce, non troppo veloce, perché troppo veloce anche lì va a perdere la sua caratteristica. Quindi il blues break va bene su quei tempi molto groovy, molto medio alti, non velocissimi, non lentissimi. Quindi vi rendete proprio conto che quella frase ha un tempo suo, nasce per essere suonata su un determinato range di BPM. Quindi consiglio mio, rockers, è quello di andare a sperimentare le vostre frasi, quindi vi aprite il vostro quaderno di lick, se siete soliti segnarveli, anzi segnatevi le cose, se avete un lick preferito, se inventate magari qualche groove o qualche lick, segnatevelo su un quaderno, su uno sketchbook, su qualunque cosa, perché fa parte del vostro linguaggio. Consiglio così, poi se non lo volete fare non lo fate, però di solito è meglio farlo, quindi andate a prendervi tutti i vostri lick che fanno parte del vostro pacchetto, quindi del vostro linguaggio personale, e andate a metterli su diversi BPM. Vi accorgerete che alcune cose magari non le avete mai prese in considerazione, ma funzionano benissimo magari utilizzate su altre backing track, utilizzate su altri BPM che magari non avete mai pensato di utilizzare su quel lick, oppure altri proprio vi rendete conto che non funzionano, devono avere una determinata velocità perché sono nati in un determinato contesto ad una determinata velocità. Cosa ne pensi di questo consiglio? Fammelo sapere nei commenti, mi raccomando rockers, scrivete commenti, fatemi domande, io vi risponderò il prima possibile, ma anche commentate fra di voi, perché così almeno facciamo di ogni video una questione da affrontare, quindi tante domande magari che voi ritenete superflue, inutili o magari domande stupide, anzi rockers, non ci sono domande stupide, mi raccomando, ci sono solamente le domande. Fatele, perché non esistono domande stupide, ma se avete un dubbio fatelo, anche se è un dubbio molto semplice, scrivetemelo che vi risponderò il prima possibile. Se questo video ti è piaciuto, mi raccomando, mettimi un bel like, attiva la campanella e iscriviti al canale per rimanere sempre aggiornato su tutte le ultime pubblicazioni. Ti invito inoltre a fare un salto sul mio sito stefanolucignolo.com, potrai così iscriverti alla mailing list, è totalmente gratuita, verrai così aggiornato sul fantastico mondo della 10 Fori anche via mail. Se poi vorrai usufruire del videocorso oppure prendere una lezione online con me, potrai prenotarla direttamente dal mio sito. Ti invito inoltre ad unirti alla nostra famiglia Telegram Lucignolo Academy, dove pubblicherò contenuti extra, soluzioni a leak, potresti farmi tutte le domande che vuoi. Su Telegram c'è tanta ciccia sul fuoco, quindi ti aspetto anche su Telegram Lucignolo Academy. Per quanto riguarda invece questo canale, ci vedremo più o meno con queste tempistiche, ma alla prossima, ciao!